Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Giovedì prossimo il Senato italiano dovrebbe decidere o cominciare a discutere sul CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, dicono in inglese, vuol dire accordo generale sull'economia e il commercio tra Europa e Canada. Arriva dopo un negoziato di 6 anni circa, avvenuto nella più grande segretezza, come è ormai di norma in questi trattati internazionali di cui diciamo così, discutono gruppi ristretti di specialisti ma non informano il pubblico, e si spiega perché stanno organizzando una truffa ai danni del pubblico. A cosa serve questo trattato lo sanno solo loro. La copertina che ci offrono del romanzo dice che servirà a eliminare il 99% dei dazi, rendendo più facile l'accesso agli appalti pubblici dei canadesi in Europa, degli europei in Canada, e proteggerà i marchi e difenderà dalle sofisticazioni. In realtà tutte queste sono dettagli, storie. In realtà sarà il trionfo del massimo profitto, con gravi pericoli per la sicurezza alimentare delle popolazioni, per la tutela dell'ambiente, per i diritti dei lavoratori. Insomma, via libera per i profittatori della cosiddetta libertà di commercio, cioè a quella che Luciano Gallino con grande precisione definiva l'impresa irresponsabile. Ma qui siamo di fronte ai grandi colossi del mondo, non è un'impresa, una piccola impresa, sono i giganti che determinano i flussi del consumo e della finanza. Siamo di fronte quindi a uno degli ultimi prodotti della globalizzazione più forsennata e selvaggia, che si traduce in cessione della sovranità degli stati, cioè l'Italia inclusa, sul proprio territorio. Cioè noi stiamo regalando la nostra sovranità, ma intesa nel senso più vasto, non sto parlando della nazione Italia, sto parlando dei diritti dei cittadini, perché questo si trasformerà in violazione dei diritti dei cittadini, oltre che dello Stato. Cioè una qualunque multinazionale, per esempio del petrolio o delle imprese farmaceutiche, una qualunque multinazionale potrà portare e citare in giudizio uno Stato che in nome, per esempio, della salute dei cittadini si opponga a pratiche irresponsabili di devastazione territoriale e lesive dei diritti dei popoli, per esempio della loro salute. L'approvazione, tra l'altro, avviene in mezzo alle proteste. Ce ne sono state in Francia, in Belgio, in Polonia, in Italia anche. L'anno scorso addirittura il Parlamento della Vallonia ha vietato questo accordo, cioè ha votato contro, ma l'Europa di Bruxelles non guarda a questi dettagli, non ne vuol sentire, si procede, si va avanti, anche perché se la gran parte dell'opinione pubblica fosse informata dei contenuti reali di questa storia, si opporrebbe, e non si oppone perché la gran parte dei cittadini non sa, non è colpa nostra, è colpa loro che tengono segreti i contenuti, e tengono segreti i contenuti perché sono perfettamente consapevoli della gravità di ciò che accade. Ecco, sarà questo, lo dico in anticipo, perché un giorno o l'altro forse noi troveremo la forza di ribellarci di fronte a questi mascalzoni, peggio che mascalzoni, criminali, ma se verrà questo momento, questo sarà uno dei trattati che, non appena ci troveremo nelle mani un governo decente, un governo del popolo, dovremo cancellarlo. Non lo possiamo cancellare perché il potere ce l'hanno nelle loro mani. Ecco, con queste brevi parole di speranza vi auguro buon viaggio intorno al sole, tenendo presente che questa storia sta diventando molto simile a una roulette, dove si getta la pallina, la roulette gira, noi siamo la pallina, dove va a finire non lo sa. Ecco, vorrei che tutti pensassimo a questo breve apologo. A un certo punto si sentirà una voce da qualche parte lassù che ci dirà rien ne va plus, è l'ultimo giro. Stiamo attenti perché ci stiamo avvicinando all'ultimo giro. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it.